Buongiorno, parliamo di deformità di Haglund, cioè di una anomala sporgenza a livello posteriore del calcagno, che è l'osso del tallone. Questa deformità, costituita da osso in eccesso, può causare dolore a causa dello sfregamento contro la scarpa. Tuttavia, con il passare del tempo, il continuo sfregamento della deformità ossea, che ha stretto contatto con il tendine di Achille, può causare una sofferenza del tendine stesso, che quindi può diventare più spesso e anche andare incontro a delle lacerazioni parziali. La diagnosi è molto facile e comincia naturalmente con l'esame clinico, durante il quale il medico deve valutare dove sia esattamente il dolore, se il tendine di Achille sia più o meno ingrossato, se il tendine funzioni bene e, dato molto importante, se ci sia anche una ridotta elasticità della muscolatura del polpaccio, che può determinare una concomitante sofferenza del tendine di Achille. Le indagini strumentali si basano sostanzialmente su una radiografia della caviglia, che è opportuno comunque fare in piedi e non sul lettino radiologico, perché farla in piedi ci dà una idea migliore di come si allineano le ossa della caviglia. Molto spesso il medico chiederà anche una risonanza magnetica, qualora sospetti una sofferenza del tendine di Achille. L'ecografia è un esame ancora piuttosto richiesto, ma che tuttavia è poco utile e quindi personalmente ritengo che non sia necessario farlo. Mi voglio soffermare un po' di più sulla risonanza magnetica, che come dicevo prima meglio descrive le caratteristiche del tendine di Achille, che può essere semplicemente inspessito, come in questo caso evidenziato dalle frecce rosse, a causa dello sfregamento contro la sporgenza di osso, cioè la deformità di Haglund, che è indicata dalla freccia gialla. In questo secondo caso vediamo un altro paziente con una sporgenza più marcata del precedente, in cui le frecce ossee non indicano solo e tanto l'aumentata dimensione del tendine, che è evidentemente infiammato, ma evidenziano anche una sofferenza centrale che potete ben vedere da un alone un po' più grigio rispetto al circostante tendine di Achille, che normalmente dovrebbe apparire di colore nero. In questo terzo e ultimo caso osserviamo invece una vera e propria lesione all'interno della sostanza del tendine, che potete vedere indicato dalle linee gialle, che circoscrivono l'area di colore biancastro, che è proprio la zona di rottura. Avere una deformità di Haglund non significa necessariamente avere dolore. In quei casi in cui invece si avvertono sintomi dolorosi è giusto iniziare con un approccio conservativo, provando ad esempio semplicemente a cambiare scarpe e quindi usandone di più larghe e morbide, oppure provare dei cerotti in silicone da applicare sulla zona sporgente di osso per ridurre lo sfregamento contro la scarpa. Si possono poi provare anche delle sedute di fisioterapia, come ad esempio la tecarterapia o le onde d'urto, che è un macchinario elettronico che rilascia una energia localizzata, che generalmente però non è molto utile a fronte di un trattamento che può essere avvertito come doloroso. Nel breve filmato che vedete ora il trattamento è eseguito per una fascite plantare e non nello specifico per una deformità di Haglund, ma il concetto del trattamento non cambia. Se il trattamento conservativo non funziona, allora si può effettivamente optare per un trattamento chirurgico. L'intervento chirurgico può essere mini-invasivo o a cielo aperto. Indipendentemente che l'operazione sia eseguita a cielo aperto o in modo mini-invasivo, l'anestesia è comunque quella totale detta narcosi, oppure in alternativa l'anestesia può essere quella spinale, cioè con una puntura fatta dietro la schiena, che non è dolorosa e che sicuramente è più efficace rispetto alla narcosi nel coprire i dolori post-operatori. In ogni caso comunque può essere una buona idea associare anche un blocco periferico, cioè un'anestesia a livello della coscia o del polpaccio, e questo si fa per ridurre la sintomatologia dolorosa nel corso delle ore successive all'operazione. Quello che vedete adesso è un blocco popliteo, cioè l'anestesia eseguita sotto controllo ecografico da parte dell'anestesista, che rilascia una quantità minima di anestetico in vicinanza del nervo, che è identificato proprio con l'ausilio dell'ecografo. L'intervento mini-invasivo, eseguito con l'ausilio di una telecamera da 4 mm, prevede 2 o 3 piccole incisioni di 5 mm ciascuna.
Non mi soffermerò sul tipo di intervento chirurgico, per il quale vi rimando al video specifico che potete trovare alla fine. Ci tengo solo a ricordare che questo tipo di intervento chirurgico sostanzialmente è indicato in caso di sporgenza ossea, ma con un tendine di Achille sano, cioè non particolarmente ingrossato e soprattutto senza calcificazioni o rotture al suo interno. Alla fine di questo video troverete quindi il link che vi invito a visionare. È quindi logico che in caso di tendine particolarmente sofferente l'intervento chirurgico consigliato è quello a cielo aperto, cioè l'intervento chirurgico in cui, a parità di anestesia, l'incisione chirurgica è più lunga ed è eseguita nella parte posteriore della tuberosità sporgente. L'incisione è estesa anche lungo la parte finale del tendine di Achille, che sarà da aprire e ripulire. L'intervento chirurgico comincia sempre con la spremitura della gamba attraverso un laccio elastico, utilizzato subito prima di gonfiare un laccio pneumatico posizionato alla coscia, che ha sostanzialmente lo scopo di non far sanguinare durante l'intervento chirurgico. Il laccio alla coscia sarà ovviamente sgonfiato alla fine dell'intervento per identificare i vasi sanguinanti e quindi coagularli. Prima di iniziare l'intervento chirurgico vero e proprio, identifichiamo la sporgenza di osso e il decorso del tendine di Achille, lungo cui posizionare l'incisione chirurgica. In questo caso specifico ho dovuto eseguire una seconda incisione superiore a quella principale, in quanto il tendine era molto accorciato, cioè con poca elasticità, e quindi l'ho dovuto allungare. Questa aggiunta chirurgica non è sempre necessaria. Dopo aver inciso la pelle, ci approfondiamo e poco sotto la cute troviamo proprio il tendine di Achille, che a sua volta è inciso a tutto spessore in senso longitudinale. Il tendine deve essere quindi parzialmente staccato dalla sua inserzione sul tallone, in modo da permettere la corretta visualizzazione, cioè l'identificazione dell'osso in eccesso che dovremo poi rimuovere. In questo caso specifico il tendine di Achille è chiaramente sofferente e ingrossato, presentando anche una zona di alterata consistenza, legata ad una calcificazione che era visibile sulla risonanza magnetica e che ho dovuto rimuovere. Dopo aver identificato e liberato la sporgenza ossea del tendine di Achille, procediamo quindi ad usare una sega per rimuovere la sporgenza di osso. Oltre alla sega però dobbiamo usare anche una serie di scalpelli per rimuovere progressivamente l'osso in eccesso, che è sempre più di quanto ci si aspetterebbe in sala operatoria. In effetti non è infrequente che dopo il primo taglio si debba aggiungerne un altro per rimuovere l'osso che non è stato completamente rimosso in precedenza. Benché sia naturalmente fondamentale avere la sensazione palpatoria che l'osso è stato rimosso, abbiamo bisogno anche di un dato più oggettivo. In particolare utilizziamo un apparecchio radiografico a bassa emissione di raggi X che ha lo scopo proprio di dimostrare che anche radiograficamente abbiamo rimosso l'osso in eccesso in modo adeguato. Al termine della fase di rimozione dell'osso dobbiamo assolutamente reinserire il tendine di Achille che abbiamo inizialmente scollato in modo incompleto. Lo scopo di reinserire il tendine è ovviamente quello di permettere un carico precoce e permettere al tendine quindi di guarire nella posizione più anatomica possibile nel più breve tempo possibile. Questo che vedete è probabilmente il sistema più utilizzato in commercio, che prevede la creazione di 4 fori di 4 tunnel paralleli tra di loro. Attraverso questi 4 tunnel sono inserite delle viti che chiamiamo ancorette, a cui è collegato un filo di sutura non riassorbibile, che è quello che sarà fatto passare attraverso il tendine e ne permetterà quindi l'avvicinamento all'osso. L'avvicinamento del tendine di Achille distaccato sull'osso permetterà quindi una buona cicatrizzazione di queste due strutture anatomiche. Così lo si ancora. Sì, in realtà ha doppio ancoraggio. Ma non ho capito l'ASOLA.
L'azola serve a far passare Perché i fili. esatto, ti fa È solo passare come il filo cappio per sull'ancoraggio fare da... sotto, ok. sì. Cioè al contrario della... Posso avere allora l'asola qua, poi tirando l'asola i fili passano Ok. attraverso l'ancoretta e poi il bisturi. Brava. Dopo aver ancorato definitivamente il tendine all'osso del calcagno, passiamo quindi ad usare un filo di sutura, questa volta riassorbibile, cioè che si scioglierà da solo, per chiudere l'incisione longitudinale del tendine di Achille, in modo da ricostruirne quanto più possibile l'anatomia originaria. Dopo l'intervento chirurgico viene messo un tutore a stivale lungo, che generalmente è tenuto tra le 4 e le 6 settimane, e su cui si può iniziare ad appoggiare il peso solo dopo la seconda settimana. Fintanto che avrete il tutore sarà opportuno fare una iniezione con un ago molto piccolo sottocute con dell'eparina a basso peso molecolare, che sostanzialmente serve a fluidificare il sangue e a ridurre quindi il rischio di trombosi venosa profonda. Soprattutto all'inizio sarà importante usare 2 stampelle per cercare di mobilizzarsi senza appoggiare il peso a terra sull'arto operato. Fintanto che avrete il tutore conviene non guidare, non solo perché il piede non può essere usato per agire sui pedali dell'auto, ma anche perché tenendo il piede in basso, e questa è una regola generale, aumenterà il gonfiore e quindi il dolore. Per la stessa ragione dovrete evitare per almeno un mese di fare dei lavori in casa come pulire, stirare o cucinare. Per cercare di favorire al massimo la cicatrizzazione della pelle e la cicatrizzazione del tendine sull'osso, sarà molto importante evitare di fumare. Idealmente questo non vale solo dopo l'intervento, ma l'ideale sarebbe smettere anche un mese prima dall'operazione. Dopo l'intervento chirurgico è consigliabile prendere regolarmente gli antidolorifici prescritti per i primi 5 giorni e in seguito si assumono solo al bisogno. I punti di sutura, cioè quelli che usiamo per chiudere la pelle, sono generalmente riassorbibili e quindi cadranno da soli, senza cioè dover essere tolti in studio medico. Per ridurre il rischio di infezione è assolutamente vietato bagnare la ferita e quindi se dovete fare la doccia l'ideale è cercare di usare dei sacchetti impermeabili che potete trovare in farmacia, magari rinforzati con del cellophane da cucina che avvolgerete tutto attorno, partendo dalle dita del piede e arrivando fino al ginocchio. La fisioterapia è generalmente iniziata dopo 2 o 3 settimane dall'intervento, ma sarà il vostro chirurgo a prescriverla. Come ogni intervento chirurgico ci sono dei rischi, anche se va detto subito che la percentuale di pazienti soddisfatti è estremamente alta. È tuttavia fondamentale, per evitare di rimanere delusi, sapere da subito che la guarigione completa può richiedere anche più di 6 mesi di tempo. Uno dei rischi, ben inferiore all'1%, è quello della infezione, per la quale, oltre a prendere degli antibiotici, potrebbe essere anche necessario eseguire una pulizia della ferita in sala operatoria. Un altro rischio, anche in questo caso complessivamente basso, è quello della trombosi venosa profonda. Come ho già avuto modo di dire, dopo l'intervento per 6 settimane dovrete fare una piccola puntura sottocute, nella pancia o nella coscia. E questo per fluidificare il sangue, riducendo quindi in modo molto significativo il rischio che si formi un grumo di sangue nella gamba operata, che potrebbe anche causare una embolia polmonare. In commercio esistono gli anticoagulanti orali, che tuttavia nella pratica quotidiana sono praticamente vietati. Preferisco infatti usare sempre e comunque l'eparina. Il piede operato può rimanere gonfio più a lungo del previsto, e questo è soprattutto vero se già avete un'insufficienza venosa.
Per questa ragione il fisioterapista potrà anche fare il linfodrenaggio, aiutandovi quindi a ridurre il gonfiore post-operatorio, che tuttavia potenzialmente potrebbe rimanere presente anche per alcuni mesi, anche se naturalmente col tempo tenderà spontaneamente a regredire. La caviglia poi potrebbe rimanere rigida e questo è soprattutto da correlare alla riduzione di elasticità della muscolatura del polpaccio come conseguenza della immobilità post-operatoria. Questa tenderà a migliorare con la fisioterapia e soprattutto con lo stretching che vi suggerirà il vostro chirurgo, da fare però nei tempi che sarà il chirurgo a indicarvi. Una lesione a carico dei nervi è possibile anche se in questo caso di nuovo estremamente rara. I nervi più a rischio sono quelli del nervo tibiale posteriore e il nervo surale. L'ultimo rischio che desidero elencarvi, che anche in questo caso è estremamente raro, è il distacco del tendine di Achille. Come ho avuto modo di farvi vedere nel video, per togliere la sporgenza ossea dobbiamo staccare un po' il tendine di Achille dalla sua inserzione sull'osso. Per evitare il rischio che il tendine si stacchi completamente quando potrete appoggiare il peso, usiamo il sistema con le ancorette e i fili di sutura che vi ho mostrato.